Nella scorsa puntata, Dante e Virgilio hanno intrapreso un viaggio nelle viscere dell'inferno, scendendo attraverso le prime 5 bolgie del cerchio dei fraudolenti. Nella prima bolgia hanno visto i ruffiani e i seduttori, condannati a marciare incessantemente, mentre i diavoli li frustavano senza pietà. Proseguendo nella seconda, si sono trovati di fronte agli adulatori, immersi in un fiume di fetido letame, simbolo delle loro parole ingannevoli. Nella terza bolgia i simoniaci erano conficcati a testa in giù in pozzi di roccia, con i piedi bruciati da fiamme inestinguibili. Poi, nella quarta, hanno incontrato gli indovini, costretti a camminare con la testa rivolta all'indietro, piangendo lacrime amare per il loro tentativo di scrutare il futuro. Infine, nella quinta bolgia, i barattieri, immersi nella pece bollente, venivano tormentati dai diavoli che li sorvegliavano, uno spettacolo caotico e violento. Ogni bolgia ha rivelato l'orrore delle conseguenze delle azioni fraudolente e l'inesorabilità della giustizia divina. E ora il viaggio continua. Dante e Virgilio, dopo aver eluso l'inseguimento dei Malebranche, si trovano di fronte a una ripida parete rocciosa che conduce alla sesta bolgia. Virgilio accompagna Dante attraverso un ripido sentiero scosceso che va sempre più in basso, fino a raggiungere l'ingresso della sesta bolgia, quella degli ipocriti. I due poeti osservano un paesaggio desolato e opprimente. Le anime degli ipocriti sono costrette a camminare lentamente, avvolte in pesanti cappe di piombo dorate all'esterno, simbolo della loro falsità. L'apparenza brillante nasconde un peso insostenibile. Dante osserva con attenzione il lento incedere degli ipocriti. Curioso, chiede a Virgilio di indicargli qualcuno tra i dannati. Maestro, conosci qualcuno di questi dannati? Sì, quei due che stanno arrivando sono Catalano e Loderingo, 2 frati gaudenti di Bologna. Voi dunque foste coloro chiamati a Firenze per guidare il popolo verso l'armonia? Eppure, le rovine del Gardingo ancora gridano il vostro tradimento. Ahimè, poeta, è vero ciò che dici. A noi fu affidato il compito di essere arbitri tra fazioni rivali, ma la sete di potere ci rese ciechi. Anziché spegnere il fuoco della discordia, alimentammo le fiamme, sfruttando il caos per guadagno e gloria. E ora, sotto il peso di queste cappe, pagate il vostro debito all'eternità. Ditemi, qual è la pena che più vi affligge? Il peso del piombo o la consapevolezza della vostra ipocrisia? Il piombo è nulla, pur schiacciandoci le spalle e spezzandoci il passo. Ma il vero tormento, o pellegrino, è vedere la nostra ingannevole veste dorata riflettere il tradimento che commettemmo. Ogni passo è un grido muto, ogni respiro un rimpianto. Dante, non fermarti troppo su queste anime. Il loro pianto è dolce solo alle loro stesse orecchie. Proseguiamo, che altri tormenti attendono il nostro sguardo. Va, poeta, e racconta ai vivi il destino che attende chi maschera il male col bene, che forse il nostro dolore non sarà vano. Improvvisamente, l'attenzione di Dante viene catturata da un dannato crocifisso a terra con 3 pali. Chi è quest'anima che soffre tanto, schiacciata da ogni passo? È Caifa, che con le sue parole condannò Cristo, sacrificandolo per il bene comune. Ogni passo degli ipocriti aggiunge un nuovo peso al suo tormento. Dante osserva in silenzio il destino di Caifa e dei giudici del Sinedrio. Nel frattempo, Virgilio chiede a Catalano se ci sia una via d'uscita dalla bolgia, ma il frate gaudente, con un sorriso amaro, rivela che non solo il ponte di ingresso, ma anche quello che porta alla settima bolgia, è crollato in seguito al forte terremoto che avvenne alla morte di Cristo e che Malacoda ha mentito. Non è forse nella natura dei diavoli il tradimento? Qui anche la verità è avvelenata. Amareggiato dall'inganno dei diavoli, Virgilio guida Dante lontano dalla bolgia.
mentre il peso delle cappe di piombo e i passi pesanti degli ipocriti rimangono perpetui alle loro spalle. Dante e Virgilio si trovano davanti al ponte crollato che li avrebbe portati alla settima bolgia, quella dove i ladri scontano la loro pena. Per oltrepassare il burrone sono costretti ad usare un vecchio passaggio che li obbliga ad una faticosa salita. Dante, stremato, chiede a Virgilio di fermarsi a riposare. Non è il momento di fermarsi, Dante. Le fatiche di questo luogo sono solo un preludio alla salita che ti attende verso la redenzione. Rinfrancato dalle parole di Virgilio, Dante si avvicina all'orlo della settima bolgia. L'urla dei dannati in lontananza risuonano come un coro disperato, amplificate dall'eco che si infrange contro le pareti rocciose. Una volta scesi, una scena terribile si dipana davanti ai loro occhi. Il terreno è disseminato di serpenti, rettili sinuosi che si annidano tra le crepe delle rocce, pronti a balzare sulle loro prede. I dannati sono tormentati senza tregua da serpenti che li inseguono e li mordono, privandoli di qualsiasi possibilità di pace. Alcuni, trafitti dai morsi velenosi, cadono a terra, si contorcono in spasmi dolorosi, per poi dissolversi in cenere, solo per rinascere immediatamente in un ciclo eterno di agonia. L'aria è pesante, satura di fumo e di un odore acre, mentre le grida e i sibili dei serpenti si mescolano in una cacofonia infernale. Virgilio osserva in silenzio, mentre Dante, inorridito, cerca di comprendere il destino di queste anime, vittime del proprio peccato. Tra i dannati, Dante riconosce Vanni Fucci, un ladro di Pistoia noto per la sua bestialità. Scoperto e riconosciuto, Vanni arrossisce dalla rabbia e dalla vergogna, furente per essere stato scoperto nella sua pena. Se non vado errato, tu sei Vanni Fucci, giusto? Sono Vanni Fucci, colui che rubò nella chiesa di San Jacopo. Un innocente pagò per la mia colpa e ora giaccio qui. Ma tu, Dante, dovrai soffrire. Vorrei tanto Per vendicarsi dell'essere stato riconosciuto, Vanni Fucci profetizza a Dante la cacciata dei bianchi da Firenze e da Pistoia per mano dei neri. E io godo nel pensare al dolore che questa verità ti infliggerà. Appena predette a Dante le sventure politiche che colpiranno i Guelfi bianchi, Vanni Fucci alza il pugno al cielo in un gesto contro Dio. Ma la punizione è immediata. Un serpente gli si avvinghia al collo e un altro gli serra le braccia dietro la schiena, immobilizzandolo. Disperato, il dannato cerca di fuggire, ma nello stesso istante il centauro Caco, il mitico ladro di bestiame ucciso da Ercole, emerge dalle ombre della bolgia. Caco si mette subito all'inseguimento, nessuna tregua per il dannato. Appena Caco scompare, 3 figure spuntano dall'oscurità. Sono i ladri fiorentini Agnolo Brunelleschi, Puccio Sciancato e Buoso Donati. Si rivolgono ai poeti, ignorando che una trasformazione raccapricciante li attende. Chi siete voi che osservate le nostre pene? Anche voi venite a godere del nostro tormento. Improvvisamente, un serpente a 6 zampe, non altri che il dannato Cianfa Donati, si avvinghia ad Agnolo Brunelleschi, mordendolo su entrambe le guance. In pochi istanti i due si fondono in un'unica creatura, un essere mostruoso con tratti umani e serpentini. La creatura emette un suono soffocato e si allontana strisciando lentamente. Non appena la creatura si allontana, un serpentello ardente striscia verso Buoso Donati, colpendo con un morso rapido e letale il suo ombelico. Subito un fumo intenso si alza e
corpuoso inizia a trasformarsi in un rettile, mentre il serpente stesso assume lentamente le sue fattezze umane, assumendo l'aspetto di Francesco Cavalcanti. Il nuovo serpente striscia via, sibilando, mentre Francesco, ormai divenuto umano, guarda con soddisfazione il compagno tramutato in rettile. Osservando la trasformazione mostruosa dei ladri, Dante e Virgilio restano inorriditi dalla pena inflitta ai colpevoli di frode e inganno. Tra i sussurri e i sibilanti strisciamenti, i due poeti si allontanano dalla bolgia, portando con sé il ricordo di una condanna più viscida del serpente stesso. Virgilio, accorgendosi dell'attenzione di Dante, spiega che quella fiamma biforcuta racchiude Ulisse e Diomede, puniti insieme per i loro inganni, tra cui il tradimento dei Troiani con il cavallo di legno. Maestro, sarebbe possibile poter parlare con Ulisse? O voi, anime rinchiuse in questa doppia fiamma, il mio compagno vi prega di rivelare la vostra sorte. Narrateci la fine del vostro viaggio. Lascia che ti racconti la mia ultima avventura, oltre il limite concesso agli uomini. Ulisse racconta che, dopo aver lasciato Circe, il desiderio di conoscere il mondo e l'umanità lo spinse a partire ancora, nonostante l'amore per il figlio, il padre e la moglie. Con pochi e fedeli compagni, navigò verso le colonne d'Ercole, oltre il limite che nessun uomo doveva superare. «O frati», dissi, «che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza, di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse, spinto dal desiderio di conoscenza, esorta i suoi compagni a proseguire verso Occidente. Dopo 5 mesi di navigazione oltre le colonne d'Ercole, avvistano una montagna alta e solitaria, il Purgatorio. La gioia degli uomini si trasforma rapidamente in terrore quando un enorme vortice si solleva dal mare, avvolgendo la nave e facendola affondare.
Mentre Dante e Virgilio si allontanano, una nuova lingua di fuoco si avvicina ai poeti. Da essa un dannato riesce a parlare e con voce spezzata chiede a Virgilio della Romagna, sua terra natale. Virgilio invita Dante a rispondere e il poeta descrive la complessa e tumultuosa situazione politica della regione. Convinto che Dante non possa riferire ciò che apprende ai vivi, il dannato si presenta. È Guido da Montefeltro, un tempo uomo d'armi e astuzie. Racconta come si fece frate per cercare redenzione, ma cadde nuovamente nell'inganno su istigazione di Papa Bonifacio VIII. Promettendogli il perdono in anticipo, il Papa lo spinse a dare un consiglio fraudolento nella guerra contro i colonnesi. Guido continua, narrando il momento della sua morte. L'angelo della sua salvezza arrivò, ma fu subito cacciato da un diavolo che rivendicò la sua anima. Il perdono non può essere dato senza pentimento, disse il diavolo, e con queste parole lo trascinò nell'inferno, sancendo la sua dannazione eterna. Raccontata la sua storia, Guido si allontana lentamente, tornando tra le fiamme con un lamento soffocato. Dante e Virgilio proseguono il loro cammino, lasciando alle spalle la pena dei consiglieri di frode e giungendo al ponte della Nona Bolgia, dove coloro che causarono discordie subiscono il loro tormento. Nella Nona Bolgia, Dante e Virgilio si trovano davanti a una scena di indicibile orrore. I dannati corrono senza sosta in un cerchio angusto, i loro corpi martoriati da ferite terribili, arti mozzati, membra contorte, lacerazioni che sembrano urlare la pena di cui sono cariche. Ogni passo che compiono trasuda sofferenza, eppure, in questo inferno ciclico, le loro ferite si rimarginano solo per essere nuovamente inflitte dal crudele demone custode. In un'eterna processione di dolore si ripresentano davanti a lui, con i corpi appena ricomposti, pronti a subire nuove strazianti lacerazioni. Qui sono puniti i seminatori di discordia, coloro che in vita hanno diviso popoli, comunità e famiglie, causando conflitti e lacerazioni. Le anime tormentate in eterno portano visibili sul corpo le ferite che rappresentano le divisioni da loro create. All'improvviso, un dannato si avvicina. È Pier da Medicina, il volto solcato da cicatrici, che prega Dante di avvertire 2 cittadini di Fano del tradimento imminente, mentre accanto a lui compare Caio Curione, dannato per aver consigliato a Cesare di attraversare il Rubicone dando inizio alla guerra civile. Dante nota un altro dannato mutilato. È Mosca de Lamberti, un fiorentino illustre, responsabile delle lotte intestine tra Guelfi e Ghibellini. Poco dopo, assiste a una scena ancora più orribile. Un dannato avanza reggendo la propria testa tra le mani. È il poeta provenzale Bertrand de Born, punito per aver causato divisione tra un padre e un figlio. Vieni, Dante. Allontaniamoci da questo orribile posto. Le terribili pene della Nona Bolgia scuotono profondamente Dante, che sente il bisogno di piangere, anche perché è sicuro di aver riconosciuto in mezzo ai dannati un suo parente, Geri del Bello, che però non gli ha rivolto parola. Non possiamo fermarci adesso, Dante. Siamo vicini al Virgilio lo sprona a non indugiare e a proseguire il cammino verso l'ultima bolgia prima del Pozzo dei Giganti,
la bolgia dei falsari. La 10ª bolgia è un luogo putrido e nauseante, colmo di gemiti e lamenti incessanti. Un fetore insopportabile si diffonde e Dante è costretto a tapparsi le orecchie. I dannati giacciono a terra come malati, i corpi devastati dalla malattia, con la pelle coperta di croste e piaghe. Alcuni sono prostrati, incapaci di alzarsi. Altri si grattano furiosamente le croste scabbiose che li ricoprono. Tra i dannati che giacciono in uno stato miserabile, Virgilio chiede se vi sia qualche italiano. 2 anime, sebbene tremanti e devastate dalla malattia, si voltano verso Dante e, con voce rotta, rispondono di essere italiani. Sono Griffolino d'Arezzo, condannato a morte per non aver dato le ali a un illuso senese che credeva di poter volare. Io sono Capocchio, falsario di metalli. Oh, senesi, con le vostre vanità vuote e senza senso, sempre a inseguire l'ombra delle ricchezze, pronti a tutto per un briciolo di fama. In questa bolgia, Dante, scontano la pena 3 tipi di falsari. Quelli che hai appena visto sono i falsificatori di persona, che corrono in preda a una furia bestiale, mordendo chiunque trovino sul loro cammino. Chi è, maestro? Quell'anima bestiale che infierisce sul povero Capocchio. Quello è Gianni Schicchi, che prese le sembianze di Buoso Donati per falsificarne il testamento. Dante vede altri dannati orribilmente deformati dall'idropisia. Uno di loro, gonfio e immobile, ha il corpo simile a un liuto, il ventre ingigantito a dismisura. Chi sei, o anima dolente? E quale colpa ti ha deformato in questo modo? Falsificai i fiorini di Firenze alterandone la lega. Bruciai sul rogo per questo e ora languisco di sete sognando le acque del Casentino. Ma più di tutto, bramo la giustizia per i conti di Romena che mi spinsero a tale colpa. Infine, Dante nota 2 dannati vicini a Maestro Adamo. Consumati dalla febbre, emettono vapore e un fetore nauseante. Chi sono quegli spiriti infetti che puzzano di febbre e fumo? La donna è la moglie di Putifarre che mentì contro il giusto Giuseppe. L'altro è Sinone, l'ingannatore di Troia. Taci, dannato bugiardo! Parli di me, ma tu sei marcito nel tuo inganno! E tu, che ingannasti Troia con la tua lingua di serpe, osi accusare me per un fallo Dante, di inganno? non abbassarti o osservare così basse questioni. Il nostro cammino è alto e nobile e queste anime ormai non contano nulla. Perdona la mia debolezza, maestro. Mi lascio fuorviare dalle miserie che vedo. Vergognandosi della propria debolezza, Dante prosegue il cammino al fianco di Virgilio, lasciando alle spalle le anime di coloro che falsificarono persone, parole e monete. Il loro viaggio procede verso le ultime profondità dell'inferno.